Benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi presento un brand che mi ha contattato, si tratta di Cable Time, che mi ha donato un dock per iPad Pro e iPad Air che vedremo ovviamente in questo video molto presto. Innanzitutto ci facciamo un bel giro sullo store dove troviamo un sacco di cose, sia per il mondo mobile che laptop. Ci sono di tutti gli accessori che potete immaginare per la connessione, quindi andiamo dalla cavetteria, stazione di ricarica, dock per i nostri dispositivi mobili oppure laptop. Infatti se andiamo un po' a sbirciare all'interno di questo sito vedremo che abbiamo un sacco, veramente un sacco di accessori, ed ecco qui quello che mi hanno donato. Grazie Cable Time, sono molto contento di aver ricevuto questo supporto perché racchiude molte cose interessanti, tra cui una, la portabilità. Vi ricordo che avete uno sconto del 20% in sovraimpressione, link in descrizione, e andiamo a iniziare con questo video dove vi narrerò la mia esperienza innanzitutto e andremo a vedere ovviamente questo bellissimo dock 8 in 1 per iPad Pro e iPad Air. Qua il prodotto 8 in 1 dock per iPad Pro e iPad Air. Veramente un prodotto molto utile perché ha dalla sua parte la portabilità, quindi ragazzi se andiamo in mobilità la portabilità c'è, quindi vedete, si vede la portabilità, quindi eccolo qui. Allora mettiamolo qui, vedete com'è bello piatto, si apre così, ovviamente molto semplice il suo utilizzo, niente di strano. Si può anche regolare ovviamente in altezza, vedete, e ovviamente anche angolare, molto bello, e soprattutto gira il mondo gira, quindi vedete potete anche regolare diciamo l'angolo 360 gradi, quindi abbiamo un po' tutto quello che ci serve, ok, sia la regolazione in altezza e ovviamente in l'angolo, ok, quanto volete mettere il vostro support dispositivo, e anche girare come volete. Quindi detto questo, qui non c'è niente da dire. Vabbè, c'è niente da dire, ci sono i gommini ovviamente, le protezioni per non far rigare i dispositivi, questo ovviamente è quasi scontato in supporti, perché ovviamente i dispositivi costicchiano, quindi qui abbiamo la sicurezza che non si graffiano. Quindi iniziamo adesso a analizzare ovviamente quello che c'è sopra ovviamente questo dock, cosa possiamo fare, ok, io farò una magia sperando che mi riesce così. Iniziamo da qua, ok, da in fondo, vedete, in fondo c'è l'USB-C, la prima USB-C è quella che poi ricaricherà il vostro dispositivo, ok. Poi andando in là c'è altre porte interessantissime, l'HDMI, quindi possiamo collegare questo dock a un monitor, quindi avremo il nostro dispositivo catapultato su un grande schermo. Poi abbiamo un'altra USB-C, quindi abbiamo no scusate, sì, un'altra USB-C, questa invece serve per collegare dispositivi esterni come dischi, penne, eccetera eccetera. Abbiamo due SBA 3.0, quindi molto comode, ovviamente ci sono tanti dispositivi come hard disk e penne che utilizzano ancora questo sistema, quindi se ce li abbiamo possiamo utilizzarli. Non manca il jack ovviamente, perché possiamo anche gestire l'audio. Beh ragazzi, questo è normale, ci sta, perché quando tappiamo ovviamente la presa di ricarica sapete che non ci sono più il jack, quindi abbiamo dall'audio da qualche parte deve uscire. Qui abbiamo invece anche la possibilità di inserire le nostre schede di memoria, quindi se avete una macchina fotografica, una telecamera, qualsiasi cosa, potete ovviamente andare a sbirciare, scaricare, gestire direttamente le schede di memoria col vostro dispositivo. Abbiamo tutto e poi ok, tutto, aspettate che faccio un'altra magia, ecco qua, è tutto pieghevole, ma la cosa veramente carina sta nel collegamento al nostro dispositivo, che avete capito che come facciamo a collegare questo. Guardate qua sotto che bello,
Questo è salva spazio e anche salva rottura di cavetto. Perché no? Perché se il cavetto penzola ovviamente lo pieghiamo in modo errato. Quindi tiriamo fuori il cavetto, si srotola e ovviamente andiamo anche, abbiamo anche l'alloggiamento, vedete, anche l'alloggiamento, quindi possiamo alloggiare tranquillamente il cavetto qui, così il nostro supporto non dondola, ok, non fa il zoppo sulla nostra scrivania. Ma l'altra cosa bella, molto carina, che adesso prenderemo l'iPad e ce lo montiamo, è questa: se io tiro su tutto, ok, e avessi un dispositivo che ovviamente ha la presa di qua, sono a posto, faccio così, ok, è collegato. Ma se la presa è di là, cosa faccio? Eccoli, giro e tacchete, ok? E quindi ecco perché diciamo, questo sistema, questo supporto è molto, cioè si può utilizzare per tutti i dispositivi che hanno anche una porta da un'altra parte, ok, che non sia ovviamente standard tipo iPad che ce li ha tutte da un lato, poi deve essere anche un Android qualsiasi che abbia la porta di qua. Quindi ragazzi, cosa dire? Un dispositivo, continuo a dire dispositivo perché mi viene, ma è un accessorio, è un supporto interessante perché è comodo. Io l'ho portato già fuori tante volte e l'ho già utilizzato in mobilità. Non ci resta che andare, ora io vedete lo piego per metterlo a posto perché ovviamente quando lo portate via, ok, si fa così. Non ci resta che andare a collegare il nostro iPad. Ovviamente vi farò vedere quello che posso collegare non avendo un monitor, però ci collegheremo un disco ovviamente e creeremo una stazione di lavoro. Finalmente sono pronto ora per andare a collegare e installare su questo dock 8 in 1 il mio iPad Pro M1. Quindi srotolo di nuovo il cavetto, vado ovviamente, ecco, la cosa che bisogna fare sempre è posizionare il cavetto nell'alloggiamento. Perché? Per non far rovinare il cavetto stesso. A questo punto devo andare a decidere dove ha la connessione, cioè devo andare a decidere, devo andare a vedere dove ha la connessione il mio dispositivo. Quindi se di qua, ok, l'iPad farò così, lo metterò di qua. Ecco, lo posso posizionare subito come altezza oppure pensarci dopo. Vado a prendere il mio iPad, ce lo metto sopra, ok, e poi mi regolo in base a quello che voglio fare, ok. Lo regolo così, lo abbasso, lo alzo, faccio quello che voglio, anche ovviamente quando sto lavorando. Posso ovviamente cambiare l'assetto di questo oggetto meraviglioso. Vado a collegare la presa USB, che è qua, vedete che adesso non ci arriva perché ovviamente io ho sbagliato ovviamente il tiro, faccio così, giro e l'USB ci arriva praticamente pazzescamente giusta, quindi posso anche così. Ecco, la cosa bella che questo cavetto va dietro, ok, non ingombra, non dà fastidio, ok, non passa, non è mollo, non è davanti, quindi è abbastanza comodo così. Quindi adesso io cosa faccio? Ovviamente io la postazione è la mia minima questa perché non sono in studio, quindi l'ho anche fatto presente a Cable Time, che mi scuseranno se non posso far vedere ovviamente la connessione al monitor, ma su questo canale l'abbiamo vista 100 volte, quindi HDMI, si infila il cavo, si accende il monitor e via. Però la mia, diciamo, la mia missione è quella poi di andare un po' in mobilità, quindi questo è l'hard disk che posso utilizzare in mobilità. Quindi cosa faccio io? Vado ovviamente, ok, dietro ci sono tutte le porte qua, io vado a mettere il mio hard disk nella porta USB, ok, USB A, magari sempre al contrario, ok, e l'hard disk è collegato, quindi posso andare a lavorare, copiare dati sul disco esterno. Poi cosa faccio? A questo punto ho il mio meraviglioso mouse e la mia meravigliosa tastiera e ho fatto un setup di iPad, ovviamente della Apple. Qui si parla soprattutto di Apple in mobilità, quindi questo è un setup dove io posso lavorare tranquillamente in un bar, in una stazione, in un treno, da qualsiasi parte. Quindi ragazzi, a me è piaciuto molto, grazie Cable Time, grazie mille, scusate un po' se mi mangio le parole, io sono fatto così, però ragazzi mi piace un sacco, veramente tanto, l'ho già strausato e lo userò tanto. Mentre sono pronto a riporre
chiudere il mio supporto, ovviamente perché vado via da un bar, dall'ufficio, da un qualsiasi posto dove devo lavorare in mobilità, ma posso anche usarlo, e ovviamente lo vedrete sulla scrivania del mio studio, perché lo utilizzerò proprio come postazione fissa. Vi invito ovviamente a farvi un giro ovviamente sul sito di Cable Time, che ringrazio ancora. Il codice sconto per questo prodotto del 20% in sovraimpressione, oppure in descrizione ovviamente del video. Quindi cosa dire, se vi serve e vi ho convinto, andatevelo a comprare. In ultimo ragazzi, se volete condividere questo video con i vostri amici, fa piacere ricevere magari un'informazione su un prodotto del genere. Hanno un iPad Pro o un iPad Air, ma secondo me può andarci anche un tablet della Samsung tranquillamente, quindi non credo che sia un problema. Ovviamente condividete questo video. E in ultimo, l'ultima cosa più importante, iscrivetevi al canale, che ovviamente fate un favore a me e a voi non costa nulla. E in ultimo, se volete, ovviamente azionate anche questa caspiterona di campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Forse questo è l'ultimo da soli, e chi lo sa, qui non si sa mai niente, quindi chiudiamo e ci vediamo nel prossimo.